Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre 2026 e abbiamo la carta della forza, ragazzi. Sì, qui è un numero 11 in questo mazzo. Ci sono alcuni mazzi dove la forza, che è il numero 8, viene scambiata con la giustizia, che è il numero 11, per esempio nei marsigliesi anche. Comunque, a parte i dettagli tecnici, devo dire che è un periodo di apertura, è un periodo probabilmente di avanzamento, di presa di posizione, presa di coraggio anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, segno lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure mi potete scrivere un messaggio perché sotto in descrizione trovate il numero di telefono. C'è anche il link alla pagina web, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati e poi trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al seminario di approfondimento sulle famiglie reali di fine giugno e c'è anche il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un cavaliere di bastoni, il carro, abbiamo un 7 di bastoni, un fante di spade, la regina di spade, due di pentacoli e cavaliere di pentacoli. Guardate come rallenta l'energia. All'inizio della linea abbiamo un cavaliere di bastoni, alla fine un cavaliere di pentacoli. Allora, adesso andiamo a vedere qual è il movimento più importante del periodo in questa linea e poi in un secondo momento andiamo a vedere come una scansione temporale degli eventi, cioè di quello che vi dico che succederà qui, andiamo a vedere quando succederà. Tenete presente che questa è una di 4 letture sul secondo semestre del 2026, una è già online, quella generale, la trovate nell'oroscopo annuale e stagionale come playlist. Successivamente ci saranno poi altre due, una sull'amore e l'altra sul lavoro. Partiamo dal cavaliere di bastoni perché qui la sensazione che ho vedendo le carte è che dovete imparare a muovervi, ad andare avanti. Questo carro vi dice avete bisogno di scegliere, di fare delle scelte, di dare come una direzione ad una situazione o ad una relazione. Allora, qui abbiamo il 3 di pentacoli e la regina di spade. Sì, c'è poca chiarezza su dove state andando. State effettivamente andando o comunque sì, c'è come un qualche cosa che dovete progettare, che dovete o che volete costruire, però avendo la regina di spade al contrario, sento che il focus non è ancora ben definito. È un po' come se steste andando in balia del vento. Andiamo a vedere il carro. Sette di pentacoli e fante di pentacoli. È come se doveste studiare un nuovo percorso di vita, un nuovo percorso di crescita, un nuovo percorso di studi, un nuovo percorso. Il fante di pentacoli è la carta dell'apprendista, quindi molti di voi hanno proprio bisogno di imparare. Allora, per qualcuno potrebbe essere un nuovo ruolo,
Per qualcun altro imparare su questa nuova direzione di cui ci parla il carro. C'è anche da dire una cosa. Ehm, c'è da elaborare, lavorare quello che è, diciamo così, l'andare avanti nella vita, nonostante i risultati che voi state aspettando non stiano arrivando. È un po' come il avere fiducia che tutto quello che state seminando, che tutto quello che state curando, osservando, imparando, vi può comunque servire e darà prima o poi i suoi frutti. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni perché l'idea è che non dobbiate farvi distrarre. Qui tra l'altro abbiamo anche un fante di spade che è proprio la carta di qualcuno che raccoglie informazione, che raccoglie dati. Allora, torre, cavaliere di spade, imperatore e re di bastoni. Il 7 di bastoni, soprattutto in questo mazzo, fa vedere un guerriero, ok? Che si sta difendendo da questi bastoni che arrivano. Allora, questi bastoni tenderanno a distrarvi e secondo me il punto qui è proprio mantenere il focus. Cioè, ho un po' come la sensazione che perché potrebbe succedere qualcosa con questa torre che vi destabilizza un pochettino effettivamente e può essere una cosa o tante piccole cose che tutte insieme cambiano un pochettino la vostra realtà, no? Ehm, non lo so, vi faccio un esempio come un altro per farvi capire che cosa intendo. Potrebbe esserci qualche riparazione da fare in casa, nel momento in cui agite vi rendete conto che non è solo la riparazione, c'è ben di più e alla fine dovete rifare il bagno completamente, no? Un esempio, quindi è un po' come se ci fosse un qualcosa che cambia la vostra realtà, che sento potrebbero essere situazioni che prenderete abbastanza di petto. Cioè, nel senso, non vi spaventeranno, vi tirerete sulle maniche, le risolverete senza grossi problemi. Abbiamo qui archetipi molto forti di regole, di rigidità. Il re di bastoni è quella carta che... quell'energia che è sempre pronta ad intervenire, che non si fa cogliere impreparato da niente. Ehm, sono tutte comunque figure molto possenti, diciamo così, no? E io ho come la sensazione che non vi farete tanto distrarre da quello che potrebbe succedere, neanche se fosse una cosa abbastanza importante come la torre. Andiamo a vedere il fante di spade. Fante di coppe, però ho il mazzo girato al contrario. Ho l'idea, e 8 di coppe, ho l'idea che dobbiate espandervi. E per quello che c'è anche il carro, è come, ok, andiamo avanti, ok, vediamo cosa c'è oltre, vediamo fino a dove riesco ad arrivare. È un po' un semestre di sfida, sento. Siete voi che vi sfidate, che sfidate voi stessi. È come se voleste uscire, volete iniziare a muovervi, a programmare, a seminare, a fare. E nonostante tutto potrebbe esserci un qualche cosa che un po' destabilizza, ma voi sento che non vi lascerete tanto distrarre. Andiamo a vedere la regina di spade. 10 di spade e re di pentacoli. Sento che arriverà un certo momento dove dovrete sì o no mettervi in carreggiata, ragazzi.
perché qui con questo cavaliere di spade sento tanto impeto nell'affrontare quello che vi potrebbe succedere nel prossimo semestre, tanto da perdere un po' di vista, secondo me, non tanto il focus, non tanto l'obiettivo, però sì la questione pratica, la questione materiale. Per qualcuno potrebbe essere che iniziate a non mangiare più bene o potrebbe essere che il vostro fondo monetario inizia a scendere piuttosto che una questione di aspetto estetico, potrebbe anche essere una questione di salute. Cioè ho come la sensazione che questo raggiungere un nuovo obiettivo, questo nuovo percorso che c'è con questi tre fanti che avete qua, questo uscire dalla torre, dal momento di destabilizzazione, non vi farà perdere il focus sull'obiettivo, però sì da voi stessi. Quindi qui si tratta un attimino di riuscire a ribilanciare le cose. Probabilmente con questo 10 di spade c'è qualche tipo di responsabilità che potreste lasciarvi indietro. Tenete presente che avete una regina di spade ed è anche colei che taglia quello che non serve. La regina di spade c'è un mazzo che non mi ricordo qual è, dove fa vedere la regina di spade con la testa di una persona in mano. Perché è una tagliateste? Perché la regina di spade, se si deve tagliare qualcosa, si taglia e punto, e non si fa prendere dai sentimentalismi, ed è un po' l'energia che sento con questo 10 di spade. Può anche essere che ci sia qualche lusso che dobbiate magari tagliare, però in realtà sento che è un qualche cosa che riguarda il vostro corpo, che avrebbe bisogno di attenzione, però che voi non curate tanto. Ed è soprattutto per quello che riguarda la nutrizione o un aspetto della salute. Andiamo a vedere due di pentacoli. Fante di bastoni. E matto. Un altro fante, ragazzi, li avete tutti e quattro. Allora, qui ci potrebbe essere tranquillamente un nuovo inizio. Io qui vedo tanti spostamenti in avanti, tante possibilità di nuovi inizi. Cioè un nuovo inizio per qualcuno può essere di carriera, per qualcun altro un percorso di studi, per qualcun altro ancora può essere un viaggio, può essere un'esperienza, può anche essere una love story. Però io ho sempre la sensazione che ci sia tanto da gestire nel prossimo semestre e che quindi con questo 2 di pentacoli siate lì. Vi dirò che potrebbero anche essere due persone diverse. Otto di spade per il cavaliere di pentacoli. E 9 di pentacoli. Allora, ci sono come queste due situazioni da dover gestire in questo semestre, avendo un cavaliere di pentacoli alla fine. Il suggerimento è quello di andarci un po' con calma, di andarci con i piedi di piombo, di fare un passettino alla volta. Infatti vi dicevo già all'inizio che si parte a sprombattuto, sì, devo fare questo, devo fare quello, voglio arrivare lì, voglio arrivare là, e poi in mezzo ci si rende conto che si sta trascurando qualche cosa. Per molte persone è il proprio corpo fisico, l'alimentazione, l'aspetto estetico o certi aspetti pratici proprio, magari anche il semplice riposo potrebbe essere. Però nonostante questo si continua a mantenere tutto questo 7 di bastoni, si continua a mantenere attivo con questo 2 di pentacoli, ma la si prende un pochettino un po' più soft, mettiamola così, un po' più tranquillamente. Ok, andiamo a vedere quando succede che cosa. Vediamo che cos'altro posso dirvi. 7 di coppe.
la forza che avete già qua come carta base, imperatrice, 3 di bastoni, la torre, 5 di coppe e asso di spade. Bene ragazzi, qui è molto semplice, c'è una carta a mese, quindi abbiamo luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre, ok? Allora, partiamo da questo 7 di coppe perché è quello che secondo me vi dà questa spinta iniziale del cavaliere di bastoni. È come se si aprissero nuove possibilità, nuove opportunità, ci sono come nuovi obiettivi che potreste iniziare a considerare con questo 7 di coppe. Luna e 6 di spade. Allora, per qualcuno potrebbero essere obiettivi del passato, cioè sogni, progetti, cose di questo genere che si ripescano un po' dal cassetto e si riformulano, perché c'è comunque questo 6 di spade che è un allontanarsi, io sento, dal progetto iniziale, oppure per qualcuno c'è l'allontanarsi da certe proiezioni qua, perché il 7 di coppe è una carta di illusioni, la luna è una carta di proiezione e il 7 di spade è una carta di credenze limitanti. Quindi è un po' una bugia che viene lasciata indietro, un modo parziale di vedere le cose da cui potreste allontanarvi effettivamente a luglio. Andiamo a vedere la forza. Cavaliere di spade e temperanza. Il cavaliere di spade ce l'avete già qui. C'è come questa voglia di andare, quello che vi dicevo un po' all'inizio. Sì, andate, ma siete un po' una barca in balia del vento, no? Ed è quello che sento anche un po' qua. Luglio c'è come impazienza di andare, di sperimentare, di viaggiare, di fare, mi viene anche da dire di creare qualche cosa con qualcuno, perché comunque anche qua sopra avete 2 regine di spade, il re di bastoni qua, avete l'imperatore, vari fanti. Andiamo a vedere l'imperatrice di settembre, fante di bastoni, fante di bastoni, 6 di coppe e re di pentacoli. Allora, settembre, ragazzi, devo dire che è un mese dove c'è un potenziale di costruire. Allora, qua vedete che c'è un fante di bastoni, e lo vediamo anche qui, un 6 di coppe e un re di pentacoli. Quindi ci sono 2 figure qui, 2 di pentacoli qui e 2 figure qua, avevo detto. Quindi non vi nego che, allora, per qualcuno, se è quello che volete, se è quello che cercate, potrebbe aprirsi un tema con la maternità, la paternità, la genitorialità. Per qualcun altro potrebbe essere l'inizio di qualche situazione che ha un buon potenziale di prosperare, con questa imperatrice. Vi dico, anche qui è un 6 di coppe, che è una carta che mi parla di passato, o c'è come un... Sì, sento un ripescaggio dal passato di qualche idea, di qualche... può anche essere di qualche libro, di qualche percorso formativo, perché è come se avessi bisogno di guarire, qui la temperanza è al contrario. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Mm. 5 di pentacoli. E 8 di pentacoli. Dunque, ottobre potrebbe essere un periodo dove non avrete tempo di fare niente, ve lo dico.
Eh, tra le cose che avete già in piedi, qui è il 7 di bastoni. Perché poi effettivamente arriva la torre a novembre, quindi io sento che c'è qualche cosa da lasciare indietro a novembre, qualche cosa da tagliare. Avete come tanta carne al fuoco e potrebbe veramente mancarvi il tempo e non riuscire a trascorrere tempo di qualità con nessuno, mi viene proprio da dire, eh? E sento anche un po' di questa trascuratezza nei vostri confronti, quello che vi dicevo prima. Andiamo a vedere la torre. Abbiamo un 9 di spade e un asso di bastoni. Eh sì, è ora di prendere una decisione. Quindi anche questo carro può essere il ok, con che cosa vado avanti e che cosa lascio indietro. Andiamo a vedere 5 di coppe. Due di spade. Torre un'altra volta e 10 di bastoni. Io credo che entro la fine dell'anno, ragazzi, perché qui abbiamo di nuovo torre, torre, asso di bastoni, asso di spade. Qua vi avevo detto che c'erano tanti fanti, ci sono tanti inizi. E credo che una situazione potrebbe cambiare. Ora, dipende da quale è per voi la situazione, perché qui sento come se voleste uscire da un momento, un periodo, un certo tipo di modo di pensare che potrebbe essere illusorio, che è il lavoro che farete durante l'estate, per proiettarvi verso qualche cosa di più elevato, verso qualche cosa che vi riempia di più. Può proprio essere che qualcuno ripeschi qualche sogno nel cassetto, qualche vecchio hobby che aveva e abbia voglia come di dedicare tempo, di far crescere questa cosa. Però poi alla fine il tempo è quello che è, sento che con questo 7 di bastoni ci saranno come varie distrazioni o comunque vari impegni e alla fine vi dico che tra la regina di spade, 10 di spade e le torri varie, mm, deciderete che cosa è il caso di parcheggiare, secondo me. Ci sono comunque dei begli inizi, cioè nel senso la torre di solito arriva quando siamo sulla strada sbagliata, arriva per reindrizzarci. Quindi qui comunque sento che non vi butterete giù, anzi ripartirete alla grande se fosse una ripartenza o partirete alla grande. Fatemi sapere ragazzi come vi risuona. Allora, andiamo a vedere qualche oracolo e queste sono delle carte, degli oracoli che mi hanno regalato, molto belli. Sono dei dei, degli dei ehm, indiani, induisti. E diciamo nella parte di spiegazione del libro c'è scritto di considerarli come se fossero delle piccole parti del nostro Dio, cioè ognuno di questi dei è come se fosse una piccola parte del nostro Dio, archetipicamente parlando, ovviamente. Ok, allora questa è l'immagine. Io ovviamente disconosco i nomi, però trovo le immagini bellissime. La trasformazione deve cominciare da se stessi. Se l'individuo cambia, la società si trasforma. Se cambia l'uno, tutti quelli che sono vicino all'uno sono in qualche modo influenzati da questo cambio e automaticamente cambiano anche gli altri. Ok, un altro oracolo. Lasciar andare, carta numero 19. Sì, ragazzi, come se fosse giunto il momento di lasciare andare qualche cosa. Avete 3 torri. Quindi c'è da buttare giù qualche ideologia, qualche cosa che per voi è stata valida fino ad adesso, è ora di lasciarla andare. Avete 2 volte la regina di spade, una qui, l'asso di spade, tutte queste torri, quindi è come se fosse giunto il momento di riscoprire chi siete.
E poi abbiamo carta numero 22, il patron mi stava venendo, come si dice in italiano? Lo schema. C'è uno schema che probabilmente state ripetendo e che avete bisogno di spezzare. E è per quello che secondo me arriva la torre, perché la torre arriva a quello che è certo, quello che è automatico, quello che è tum tum tum, quello che c'è di fisso, di stabile, che può anche essere la routine. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail, oppure potete anche abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però la formazione lì è un po' più vasta, perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto basso astrale, di sviluppare i sensi psichici, di come si vede nell'etere, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Sto semplicemente condensando tutto e mettendolo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!